Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Da oggi voglio portare sul canale anche un altro filone letterario molto bello e interessante, perché sto riscoprendo un mondo che spesso è sottovalutato, snobbato ed è legato ai bambini, quasi non riguardasse più ciascuno di noi, come se l'uomo non fosse la prosecuzione del bambino, tanto per citare Vittorio Alfieri. E sto parlando delle fiabe, ma non solo delle fiabe dei fratelli Grimm o di Hans Christian Andersen o di molte altre che già conosciamo, che sono trite e ritrite e che abbiamo già visto magari interpretate in modi diversi dalla Disney o da altri autori, ma voglio concentrarmi su un mondo che spesso è sconosciuto e poi noteremo quali sono i legami con la nostra cultura ma rispetto a questo paese. Sto parlando della Russia e in particolare delle fiabe di Alexander Afanassiev, scrittore russo famoso proprio per la raccolta di queste fiabe. In questa edizione, che è della Bur, ne sono state raccolte 103. Vedremo che alcune già hanno dei collegamenti con le nostre, altre invece sono diverse, particolari, e quindi noteremo anche quali sono le differenze, perché non dimentichiamo mai che ogni storia racchiude la saggezza, i timori, gli insegnamenti, i proverbi, le angosce e l'educazione etico-morale di un popolo. Quindi un mondo davvero fantastico, popolato di creature particolari, di gnomi, di elfi, di streghe, di fate, di gatti con gli stivali. Ne conosciamo davvero tantissime, eppure ne troveremo anche delle altre in questo mondo spesso sconosciuto. Invece trovo che sia molto importante tornare anche a questa dimensione più semplice, forse dal punto di vista della narrazione, quindi anche dal punto di vista del lessico, del linguaggio, ma è un'abilità che noi abbiamo perso, i bambini, i ragazzi, ma spesso anche noi adulti abbiamo dimenticato la capacità di raccontare, cioè di esternare, di tirare fuori i nostri dolori, le nostre angosce e soprattutto i nostri dolori attraverso il racconto. Ecco, i greci e gli antichi avevano una grande abilità che noi appunto abbiamo dimenticato, quella di elaborare il dolore, il lutto, qualsiasi evento traumatico della nostra vita attraverso un racconto, attraverso il mito, attraverso una storia. Quindi è davvero interessante. Questa è una raccolta del 1863. Afanassiev ha lavorato anche in collaborazione con Vladimir Prop, è vissuto nell'Ottocento, siamo tra il 1826 e il 1871, ma sull'autore e poi sulla sua vita in generale, su questa raccolta torneremo e la analizzeremo in un secondo momento. La prima storia che ci viene proposta è quella di Snegurusca e la volpe. Quindi notiamo subito il termine in russo, fiocco di neve, una bambina che incontrerà una volpe, e già qui forse ci vengono in mente Cappuccetto Rosso, il lupo o tante altre storie. Sicuramente gli animali sono presenti, vengono anche dal mondo della favola, e attenzione perché poi parleremo anche della distinzione tra la fiaba e la favola, perché spesso vengono sovrapposte, confuse tra di loro, ma non sono affatto la stessa cosa. Spesso si dice ma tu sogni, sei immerso nelle favole, in realtà noi intendiamo le fiabe. C'erano una volta un vecchio e una vecchia, subito l'incipit classico. Tutte le fiabe si aprono e si chiudono allo stesso modo, ci sono cioè delle frasi ricorrenti, delle espressioni tipiche. Tanto tempo fa, in un regno lontano lontano, c'era una volta, quindi once upon a time, oppure vissero tutti felici e contenti, ormai lo sappiamo. Con loro viveva la loro nipotina Snegurusca, fiocco di neve. Si riunirono le loro amiche per andare nel bosco a cogliere bacche e andarono da Snegurusca per invitarla. I vecchi a lungo negarono il permesso. Alla fine, dopo molte preghiere, la lasciarono andare e le ordinarono di non rimanere mai indietro da sola, di stare sempre con le amiche. Subito il divieto alla situazione iniziale di pace, di serenità, di tranquillità segue un evento traumatico o un intervento esterno che allontanerà da casa il protagonista, in questo caso la bambina Snegurusca, e quindi abbiamo già il primo elemento, l'allontanamento, a cui segue il divieto. Non deve fare una certa cosa, non deve rimanere da sola, perché in un bosco, in una foresta, un bambino si può perdere e soprattutto
poteva essere tranquillamente divorato dalle bestie feroci. Quindi c'è tutto un mondo, un substrato culturale che però nasce da delle necessità pratiche di sopravvivenza. Andarono dunque nel bosco, colsero bacche arbusto per arbusto, alberello per alberello, e Snieguruska rimase indietro e puntualmente rimane indietro, quindi viene violato il divieto che era stato imposto, come Cappuccetto Rosso: non fermarti a parlare con gli sconosciuti e soprattutto non perdere tempo, ma corri, corri e vai subito dritta dalla nonna. Le ragazze la chiamarono a gran voce, la chiamarono e chiamarono, ma Snieguruska non le sentì. Ormai si era fatto buio e le amiche tornarono a casa. Snieguruska, vedendo che era rimasta sola, salì su un albero, si mise a piangere amaramente e a gridare: au, au, Snieguruska, au, au, Colombella. Il nonno e la nonna avevano una sola nipotina, Snieguruska. Le compagne l'hanno attratta nel bosco e poi l'hanno abbandonata. Cioè si mette ad urlare e ovviamente inizia a frignare, inizia a lamentarsi. L'hanno abbandonata, cioè pensa di essere stata lasciata lì di proposito. E inizia quindi a far baccano, quindi attirerà l'attenzione degli abitanti del bosco. Arriva l'orso e le chiede: perché piangi, Snieguruska? Come posso non piangere, Batiushka orso? Batiushka significa papà, paparino, quindi papà orso, è un termine affettuoso. Io sono sola dal nonno e dalla nonna, le ragazze mi hanno ingannata, mi hanno portata nel bosco e poi mi hanno abbandonata, quindi sono rimasta qui e adesso non so più cosa fare. Evidentemente non è in grado di ritrovare la strada di casa da sola. Scendi, ti accompagnerò io a casa. No, ho paura di te, tu mi mangi. L'orso se ne andò. Notiamo anche in questo caso, come nel novellino, la dynamis, la brevitas, la rapidità e il ritmo molto incalzante, quindi dialoghi molto serrati, molto stretti, molto semplici, e quindi tutto un botta e risposta continuo. Quindi bisogna stare attenti perché l'orso è malvagio e potrebbe anche divorarla, quindi bisogna stare attenti e difendersi dagli animali feroci. Di nuovo si mise a piangere e a gridare e a ripetere: au, au, Snieguruska, au, au, Colombella. Arriva il lupo e le chiede: perché piangi, Snieguruska? Ella gli risponde come aveva detto all'orso: scendi dall'albero, ti accompagnerò io a casa. No, ho paura di te, tu mi mangi. Il lupo se ne andò e Snieguruska di nuovo si mise a piangere, a recitare: au, au, Snieguruska, au, au, Colombella. Quindi si mette a pigolare, si mette a lamentarsi come fanno gli uccellini quando si perdono. Evidentemente lei è abituata anche a sentire questo verso, magari passeggiando con le amiche, con i nonni, l'ha sentito più volte e quindi si mette a imitarlo e a ripeterlo. E quindi sembra davvero un piccolo passerotto che si è smarrito. Quindi siamo già a quota 2 animali che lei ha mandato via, l'orso e il lupo, che sono 2 animali malvagi, negativi, bisogna stare attenti, hanno una connotazione malvagia. Arriva la volpicina, notate anche già il diminutivo, quindi già sembra meno minacciosa degli altri 2, e chiede: perché piangi, Snieguruska? Come posso non piangere, volpicina? Le ragazze mi hanno ingannata, mi hanno abbandonata sola nel bosco. Scendi, ti accompagnerò io a casa. Quindi notiamo anche la ripetizione delle stesse frasi, è un altro elemento tipico delle fiabe, serviva anche per impararle a memoria. Non dimentichiamo che tutte queste storie nascono come tradizione orale, non scritta, solo successivamente, spesso anche molti secoli dopo verranno scritte e conservate proprio per essere sottratte all'oblio del tempo, come faranno i fratelli Grimm in Germania, per esempio. Snieguruska scese dall'albero, si sedette sulla schiena della volpe e questa corse di gran carriera, arrivò alla casa e cominciò a picchiare con la coda al cancello. Chi è? La volpicina risponde: ho riportato dal nonno e dalla nonna la loro nipotina Snieguruska.
Ah, tu nostra cara, incomparabile, sincera, entra in casa da noi, dove vuoi sederti, che cosa darti da mangiare? Quindi ecco l'ospitalità, il ringraziamento per averla salvata non può che tradursi nell'offerta di cibo e di riparo per la notte. Le portarono del latte, delle uova, della ricotta e si misero al suo servizio e le chiesero come onorarla. La volpicina chiede come ricompensa una gallina e che poi la lasciassero libera nel campo. I vecchi salutarono la volpicina, misero in un sacco una gallina e in un altro sacco un cane e seguirono la volpe nel posto che lei aveva indicato. Lasciarono libera la gallina, non appena la volpicina si buttò su di lei, lasciarono andare anche il cane. Vedendo il cane, la volpicina si gettò nel bosco e sparì. E in questo modo si conclude la prima fiaba. La cosa importante è sempre l'elemento didascalico. Certo, a differenza della favola, la fiaba è utile anche per intrattenere, non soltanto per trasmettere un messaggio, quindi in questo caso si mescola utile dulci, quindi serve proprio per unire l'utile al dilettevole. Però l'insegnamento che viene trasmesso a questa Snegurishka è proprio quello di non fidarsi mai degli sconosciuti e soprattutto mai giudicare dalle apparenze, perché la volpicina piccolina, meno minacciosa, quindi sembrava apparentemente amica o comunque solidale con lei. In realtà esiste una qualità molto più importante da cui difendersi ed è l'astuzia, perché io non la vedo ma mi può ingannare anche in maniera pesante, quindi potrebbe anche causarmi un male maggiore della semplice forza fisica. Quindi l'intelletto è molto più difficile da sconfiggere rispetto alla forza fisica, quindi se l'orso e il lupo sono già di per sé minacciosi e comunque si notano, la volpe non sembra. In realtà i nonni, che sono molto più esperti perché più vecchi e hanno conosciuto molto di più il mondo rispetto a lei, chiaramente lo sanno, quindi possono giocare ad armi pari e difendersi e salvare anche quella gallina. Seguiranno poi altre letture, altre storie, ne approfondiremo alcune, però l'idea è anche quella di divulgarle, di farle conoscere proprio per riscoprire un patrimonio culturale, sociale, umano che non deve mai essere perduto. Alla prossima.